Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche generali per la prima parte di febbraio 2023. Abbiamo la carta della giustizia, amici dell'Aquario. Quando c'è la carta della giustizia è perché qualche questione viene regolarizzata. Può anche fare riferimento a dei contratti di lavoro, a dei contratti per delle case, magari perché no, o fa anche riferimento molte volte a quello che è la giustizia divina, ragazzi. Quindi come se dovesse esserci un intervento celeste in quello che è la vostra situazione. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo come sempre che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi e altri link a video che potrebbero interessarvi. Per quello che riguarda l'email ho creato questa fantastica slide, potete fare lo screenshot così è più facile per tutti trovare l'indirizzo email, insomma. Bene, allora partiamo qui con un 10 di... Scusate, un 3 di denari, un 10 di denari, un 9 di bastoni, un 4 di denari, un cavaliere di spade, abbiamo la carta degli amanti e un fante di coppe. Wow, tanti denari, devo dire. Allora, partiamo con questo 3 di denari che parla di collaborazioni, di progetti, di... Io sento che qualcuno qua, ragazzi, prenderà casa, ve lo dico. Ho come la sensazione che questa giustizia sia un contratto di compravendita, qualche cosa che riguarda una casa, un creare una famiglia, avere una stabilità, un posto proprio fatto di mattoni, di piastrelle. Qui fa vedere queste fantastiche piastrelle. E il 9 di bastoni mi dice che in un certo modo avete bisogno di creare distanza, di proteggervi da certe cose. Quindi, avendo la carta della giustizia, vi consiglierei di guardare bene le cose scritte in piccolo, ok? C'è probabilmente qualche questione che potrebbe non essere poi così chiara. Il 4 di pentacoli di nuovo è una carta che mi parla di... è un 4, una carta che mi parla di struttura, per molti versi mi parla di casa e anche di attaccamento, quindi può anche essere una casa magari di famiglia che dovrete vendere o che dovete dividere, magari tra fratelli o tra cugini, insomma. Vedo dei movimenti economici da quel punto di vista lì. Tenete presente che il 10 di Pentacoli è anche una carta che parla di generosità, di aiuti, di nuovo, di firma di contratti. Quindi nel caso non abbiate un lavoro, ragazzi, potrebbe essere che arrivi il lavoro. E avendo anche qui, guardate, un cavaliere di spade, la carta degli amanti e il fante di coppe, vi dico che, diciamo, la prima parte è un po' più improntata sulla vostra stabilità materiale e terrena, la seconda parte della lettura la sento più da un punto di vista vuoi spirituale, vuoi anche emotivo barra romantico, perché questo cavaliere di spade potrebbe essere una persona che entra anche con un po' di prepotenza, mi verrebbe da dire, in modo molto veloce in quello che è la vostra dinamica, la vostra realtà. E qui abbiamo la carta degli amanti che indica un amore, una relazione in piena armonia. Il fante di coppe può essere la volontà di buttarsi in qualche cosa di nuovo, una nuova idea, una promessa, una proposta potrebbe anche essere. Fate attenzione perché quando c'è il fante di coppe si parla sempre di promesse fatte in un momento di entusiasmo, ok? Quindi può essere che poi caschino un po' nel vuoto. Allora, andiamo a vedere carta per carta questo 3 di denari. Abbiamo un matto al contrario e un asso di coppa al contrario, ragazzi.
C'è una sorta di sfiducia in qualche questione, in qualche progetto, in qualche collaborazione. Perché sono due carte queste che parlano di inizi, ma sono entrambe al contrario. Può essere che ci sia una collaborazione in ballo, ma solo da un punto di vista verbale e che poi da un punto di vista pratico manchi quello che è il contratto, che secondo me poi arriva. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Infatti, secondo me poi arriva, non dovrete più aspettare. A breve arriverà quel tipo di riconoscimento, di contratto, di premio, di anche potrebbe per qualcuno essere anche un, come si dice, una promozione, però con il fante di coppe sì, qualche cosa arriva. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Allora, il 9 di bastoni è spiegato da un fante di pentacoli e da un 2 di bastoni al contrario. Io credo che questo gruppo di carte faccia riferimento al fatto che siete stanchi di dover sempre stare in un certo senso sulla difensiva. È come se lo stare in modo stabile, statico, in questo tipo di incertezza, vi abbia creato un bel po' di stanchezza, mi verrebbe da dire. Come se non aveste più la forza di guardare tanto in avanti. Sentite comunque l'esigenza di difendervi, quindi completamente al sicuro non vi sentite, ecco, non siete. Andiamo a vedere a che cosa vi attaccate, che cosa c'è che non vi fa sentir sicuri. Un re. Quindi può essere una persona, per qualcuno può essere un padre, o ripeto, qualche cosa che è legato a un attimo. E una regina di bastoni. Potrebbero essere due figure familiari. Potrebbero essere due titolari, due superiori, due titolari, magari se avete due lavori potrebbero essere due titolari diversi. Perché vi dico questo perché c'è il gruppo, capito? Quindi può essere un'azienda grossa con vari ruoli, insomma, da, da coprire. O nel caso fosse una casa, qui si tratta di un'eredità condivisa. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Re di coppe e cavaliere di bastoni. Mm. Allora, il cavaliere di bastoni è una carta di movimento, di azione, di passione. Anche, si può dire che è un po' diciamo, la carta che rappresenta l'amante per eccellenza, proprio quello che viene di notte, insomma. E il re di coppe, al contrario, mi indica che questa persona, se questi due sono due atteggiamenti di questa persona che arriva in modo un po' prepotente, ecco, potrebbe non esserci un trasporto emotivo del tutto maturo. Andiamo a vedere gli amanti. Un'altra volta gli amanti, bellissimo. Quindi io sento che una relazione inizia, ragazzi, che sia una relazione lavorativa nuova, cioè una questione, una situazione lavorativa nuova, magari dovuta a una promozione o una questione di compravendita di una casa e quindi arrivi del denaro, o se fosse appunto una relazione romantica, vi dico che si va verso l'equilibrio, verso l'armonia, verso l'amor proprio, verso la crescita e la prosperità. Si guarda il futuro con fiducia. Quello che qui il 2 di bastoni al contrario non permetteva, qui lo rivediamo col 3 di bastoni, è il passaggio successivo. Andiamo a vedere il fante di coppe. Un'altra volta la giustizia e un fante di bastoni. Datemi un'altra carta.
Papa al contrario. Poi guardo queste, non le prendo, ma giusto per capire quali sono. 6 di spade, stella, 8 di coppe e 4 di bastoni, tutte al contrario. Guardate, è un po' come se vi dicessero fate le cose in regola, mm? In modo giusto, in modo equo, perché qui potrebbe esserci qualcuno, uno dei due, che tende a essere un po' più egoista dell'altro e a voler fare le cose un po', diciamo, sottotono. Quando c'è la carta del Papa può essere un qualche cosa di clandestino, come una relazione clandestina o cose di questo genere. Vi dico, non la sento tanto, però sento che è un po' come se la persona non avesse o non fosse pronta a un legame stabile per una questione, perché viaggia per lavoro sostanzialmente, oppure perché proprio ha già un matrimonio in atto e quindi è meglio fare le cose, diciamo così, sotto banco, ecco. Lì poi ognuno di voi decide che tipo di persone e relazioni far entrare nella propria vita, quindi se a voi sta bene essere i secondi o le seconde va benissimo, l'importante è che siate consapevoli che siete voi che accettate questo tipo di energia nella vostra vita. Non ci lamentiamo poi del ma una volta mi aveva detto, Mhmm, quello che le persone dicono è una cosa, il come vibrano, come voi le sentite e cosa vi dice l'intuito è un'altra cosa. Fatevi guidare dall'intuito. Avete anche la carta della stella, è una carta comunque di guarigione, è una carta di canalizzazione ed è anche una carta di destino. Tenete presente che avete 2 volte la carta degli amanti. Ora, io qui non vedo torri, non vedo morti, non vedo diavoli, non vedo carte al 5 di non ci sono carte negative. Però tenete presente una cosa, che la giustizia quando arriva, arriva ed è bendata. Normalmente viene raffigurata come la dea bendata. Taglia anche a volte in modo apparentemente ingiusto. Il fatto che ci siano 2 volte gli amanti mi può far pensare a qualche cosa sullo stile di una relazione di anime karmiche o anime direi più che tutto gemelle, perché abbiamo anche un 4 di bastoni, però tenete presente che le anime gemelle non è detto che durino per tutta la vita, sono quelle relazioni, quelle conoscenze che con le quali, meglio detto, pattuiamo un insegnamento ancora prima di reincarnarci. Noi facciamo dei contratti con le anime che ci seguiranno nella vita terrena, no? E molte volte l'anima gemella non è necessariamente un partner romantico, ma può essere un componente della nostra famiglia, piuttosto che un collega di lavoro, piuttosto che un amico. Qui sento che la conoscenza con questa persona può portarvi a farvi crescere, perché avere la carta degli amanti 2 volte girate al dritto parla anche di amore per se stessi, di amor proprio, di valore personale, di potere personale anche, no? Perché quando uno sa quanto vale ha anche un certo tipo di ehm, diciamo, capacità di manifestazione di quello che vuole come realtà. È un po' più in equilibrio, diciamo, il sistema quando c'è l'amor proprio, che non deve diventare egoismo, ok? Però è un po' proprio lì il trucco nel portare in equilibrio quello che è l'energia del fante di coppe che è verso l'esterno, è tutto un'emozione, mentre l'energia del fante di bastoni è verso l'interno, è molto centrata su se stessi, quindi qui si tratta di mettere in equilibrio l'energia che date fuori con l'energia che date a voi stessi, l'amor proprio, appunto. Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Uh. Ragazzi, deserto emozionale, deserto emotivo. Qualcuno qui sente un vuoto. In effetti ci sono tanti pentacoli.
E questo elemento in particolare, l'elemento terra, è un elemento, e questo lo vedete soprattutto quando studiate le figure di denari, che sacrifica un po' il lato emotivo. Infatti qui abbiamo comunque una carta di sfiducia, l'asso di coppe. Io lo sento sempre come una persona che ha il quarto chakra chiuso. Io mi sono resa conto ascoltando i video che io dico sempre chakra chiuso, chakra aperto. Tecnicamente non è corretto, il chakra non può essere aperto o chiuso, nel senso che un chakra chiuso letteralmente vuol dire che non filtra energia, e nel momento in cui un chakra dei nostri non filtra energia è perché il sistema è danneggiato, quindi si è, ehm, insomma, non va bene, è impossibile, ok? Che, cioè, i chakra si chiudono quando arriviamo alla morte, fondamentalmente. Perché cessano, non è che si chiudono, ma semplicemente cessano di lavorare, cessano di filtrare energia. In realtà la cosa giusta da dire sarebbe che un chakra lavori in modo giusto, in modo corretto, oppure elabora l'energia in modo invertito. Adesso io ve la butto lì, poi se volete approfondire, credo di averne parlato comunque nel corso sui chakra, lo trovate comunque nella playlist. Sta di fatto che questa carta, ragazzi, vi dice che c'è una sorta di inattività e di isolamento. Qui, quando c'è il 9 di bastoni, sento che è una carta che dice che voi avete le barriere difensive parecchio alte, probabilmente siete ipersensibili nei fatti di qualche cosa perché non avete ancora curato una determinata ferita e tenete un attimino le barriere alte. Non fate vedere il vostro vero sé e qui non vi permette, diciamo, di anche coltivare le emozioni, e per coltivare le emozioni intendo far venire fuori quelle brutte, capirle, elaborarle, lasciarle andare e accogliere e riuscire a stare in quelle belle. Perché c'è comunque una piccola oasi. Bisogna solo farla crescere. Sapete che nella medicina olistica si lavora? Ah, tra l'altro è una carta numero 11, e anche qui la giustizia è una carta numero 11, e anche qui il 4 di bastoni fa riferimento all'11-11, al numero ripetuto. Quindi per voi può essere un numero che vedrete spesso in questo periodo, è un numero angelico, cercate su internet che cosa vuol dire, però ho come la sensazione che qui abbiate bisogno di ehm, darvi spazio, proprio anche a livello emotivo, insomma. Ehm, la carta degli amanti, visto che qua c'è questa sorta di deserto emozionale, questi potreste essere voi e non tanto l'altra persona. Perché vi dico questo? Perché avete il re di coppa al contrario. E quando il re di coppa è al contrario è perché c'è sempre una sorta di immaturità a livello emotivo, o meglio, ci sono delle emozioni che non si riescono bene a comprendere, che non si riescono bene ad elaborare. Quindi ho un po' la sensazione che questo deserto emozionale potrebbe essere riferito anche a voi. Tenete presente che qui c'era anche una regina di bastoni. Bene, cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata di ispirazione. Io vi ringrazio di tutto il supporto che mi date sempre, dei like, dei commenti, delle condivisioni, perché ogni tipo di aiuto per me è molto importante. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!